Frazionare può essere sicuramente un modo eccezionale per aumentare il valore di mercato di un immobile. Questo per i motivi noti, ovverosia si creano più unità abitative, quindi queste nuove unità abitative avranno minori metri quadrati e quindi, essendo appartamenti più piccoli, si avrà un incremento del valore a metro quadrato. Quindi frazionare un immobile può permetterti anche di triplicare il valore di un appartamento realizzando 2 o anche più unità abitative semplicemente da un singolo appartamento molto grande. In questo video vorrei parlarti però di alcuni aspetti che sono meno comuni quando si parla di frazionare un immobile, ma sono di cruciale importanza perché potrebbero non essere immediatamente evidenti quando ci si approccia al primo frazionamento immobiliare. Ma non perdiamo tempo e iniziamo subito. Parliamo subito del regolamento di condominio. Infatti, anche se non è un caso frequente, può succedere e se succede dopo che hai avviato il progetto, potrebbe essere molto problematico. Di che cosa sto parlando qui? In alcuni condomini può essere vietato proprio dal regolamento condominiale la realizzazione di una nuova o di più unità abitative. E questo potrebbe comportare tutta una serie di problemi da un punto di vista sia amministrativo, ma soprattutto da un punto di vista legale. Prova a immaginare, hai fatto partire un progetto di frazionamento e dopo si scopre in maniera tutto sommato anche casuale che il condominio non approva, non permette la realizzazione di nuovi appartamenti. Questo per quale motivo dovrebbe succedere? Beh, in alcuni condomini, magari quelli presenti nei centri storici, si è visto un incremento di strutture ricettive che hanno comunque portato a un flusso maggiore di persone che transitano per le zone comuni condominiali. E questo potrebbe aver richiesto in alcuni condomini anche di deliberare e quindi mettere nero su bianco l'impossibilità di creare nuove unità abitative. Quindi questo è un qualcosa a cui fare particolare attenzione perché è un problema che il più delle volte potrebbe essere invisibile e potrebbe creare dei problemi. Non è un problema insormontabile perché molto spesso si può procedere con un'assemblea condominiale che permetta di andare in deroga rispetto a quanto previsto dal regolamento di condominio. Ma per fare questo ovviamente potrebbero essere previsti dei costi aggiuntivi e soprattutto questo potrebbe, nella migliore delle ipotesi, posticipare l'avvio del progetto, allungare le tempistiche dell'operazione immobiliare. Nella peggiore delle ipotesi potrebbe anche non essere accordata questa deroga, quindi la possibilità di creare nuove unità abitative, quindi bloccando sul nascere la possibilità di frazionare. Quindi quando si procede in questo modo potrebbe essere necessario anche convincere gli altri condomini del beneficio che potrebbero avere con un frazionamento, come ad esempio il maggior valore che potrebbe derivare comunque dalla valorizzazione degli appartamenti o in altri casi magari semplicemente la maggior sicurezza perché c'è più occupazione a livello condominiale, quindi ci sono più persone che abitano il condominio e quindi il condominio stesso può essere considerato più sicuro. Questa è una motivazione che può valere soprattutto in caso di poche unità abitative e condomini anziani. In altre situazioni potrebbe essere richiesto, anche se il regolamento non vieta la possibilità di creare più unità abitative, comunque potrebbe essere necessario in questi casi magari intervenire con l'apertura ad esempio di una nuova finestra o di una nuova porta sulle zone condominiali. Quindi anche in questo caso è necessario passare per il condominio, quindi per l'amministratore condominiale, sottolineando anche in questo caso come ogni volta che si fa un'operazione immobiliare sia sempre fondamentale stabilire una buona comunicazione con l'amministratore di condominio e quindi a cascata anche con tutti gli altri condomini. In alcuni casi potrebbe addirittura essere necessario, in caso di apertura di una nuova porta sul pianerottolo, la realizzazione di un piano dettagliato che mostri come non si vadano a violare le norme di sicurezza del condominio. Tutti questi interventi, se vengono pianificati in anticipo, come anticipavamo prima con una buona comunicazione, potrebbero limitare notevolmente l'allungamento dei tempi di cantiere previsti. Passando al secondo punto, voglio qui parlarti dello sdoppiamento dei contatori, sia quelli della luce che quelli del gas.
Iniziamo dicendo che solitamente è lo sdoppiamento del contatore del gas che crea dei problemi, perché in questi casi, soprattutto a livello condominiale, bisogna verificare bene dove il contatore del gas vada posizionato, rispettare tutte le normative, e anche in questo caso i problemi potrebbero essere sì di natura economica, perché ad esempio un contatore del gas deve essere spostato in uno spazio comune condominiale, ma i problemi anche in questo caso potrebbero essere legati a rallentamenti, a tempistiche che comunque si prolungano in maniera indeterminata, perché ogni volta che magari ci sia da prendere una decisione è necessario convocare l'assemblea, far sì che l'assemblea si presenti e trovare comunque una soluzione che vada bene al numero legale previsto di condomini per questo tipo di decisioni. Quindi per quanto riguarda i costi aggiuntivi dello sdoppiamento del contatore, possono essere anche non rilevanti per quanto riguarda chiaramente l'interezza di un'operazione di frazionamento. Questi imprevisti capitano, ma i veri problemi riguardano, come già detto prima, principalmente le tempistiche. Mentre invece per quanto riguarda lo sdoppiamento del contatore della luce, solitamente esistono una quantità più limitata di problemi che si possono verificare, in quanto lo sdoppiamento del contatore della luce è più semplice effettivamente. Nel caso dello sdoppiamento del contatore del gas bisogna anche verificare se l'impianto preesistente presenti la possibilità di uno sdoppiamento di questo tipo. Questa mancanza di possibilità è meno evidente per lo sdoppiamento del contatore della luce, perché solitamente questo sdoppiamento si può fare anche nel vano cantine e solitamente non presenta particolari problemi. È un intervento che si può fare anche in una settimana, quindi in un periodo di tempo contenuto, mentre nel caso dello sdoppiamento del gas, proprio per via delle eventuali complicazioni burocratiche che possono emergere, può richiedere tempistiche decisamente più lunghe. Un altro punto fondamentale di cui voglio parlarti è l'esposizione, perché finora abbiamo parlato di aspetti principalmente tecnici, ma tra gli aspetti comunque meno comuni, ma comunque cruciali, c'è anche l'esposizione degli appartamenti che verranno realizzati, perché magari in sede di analisi sì, è possibile frazionare l'appartamento ed è possibile magari frazionarlo anche in maniera piuttosto semplice, però in sede di business plan quello che è fondamentale considerare è anche l'esposizione degli appartamenti, perché magari da un buon frazionamento potrebbe uscire un appartamento che è esposto ad ovest e che quindi riceverà luce per gran parte della giornata, mentre un altro appartamento potrebbe essere esposto a nord, quindi risultare non soltanto con meno luce, ma anche più freddo, e questo chiaramente agli occhi di un acquirente attento potrebbe fare la differenza. Quindi l'appartamento, ad esempio, rivolto al nord potrebbe dover essere quantificato con un prezzo di mercato inferiore rispetto all'altro appartamento, e questo riguarda anche la presenza dei balconi. Se un appartamento può avere dei balconi e l'altro oppure no, oppure ancora l'esposizione non riguarda soltanto l'esposizione alla luce solare, ma riguarda anche l'esposizione riguardo cosa si vede. Mi è capitato più di qualche volta di vedere degli appartamenti frazionabili anche in più unità abitative, addirittura un grande appartamento da cui si potevano ricavare 3 unità abitative. E uno di questi appartamenti, peraltro il più piccolo, avrebbe avuto un'ottima esposizione con vista a fiume veramente molto bella, mentre gli altri 2 appartamenti avrebbero avuto una vista decisamente mediocre. Quindi anche a livello di business plan è fondamentale calcolare con il massimo livello di accuratezza possibile, con l'aiuto ovviamente anche dell'agenzia di zona con cui stai facendo l'operazione, per evitare di fare errori a livello di business plan. Quindi mi raccomando non soltanto di valutare accuratamente queste differenze, ma anche di procedere ovviamente per mitigare questi problemi. Ad esempio un appartamento che naturalmente riceverà meno luce durante l'arco della giornata, il problema può essere mitigato con un'ottima illuminazione interna oppure con dei vetri a bassa emissività. Quindi fare in modo che comunque sia possibile valorizzare i punti di forza dell'appartamento, cercando di compensare le naturali mancanze che comunque sono conseguenza del frazionamento. Un altro punto fondamentale di quando si fraziona un appartamento sono ovviamente i bagni.
è necessario ovviamente realizzare un bagno per ogni appartamento, ma il vero problema qui è legato alle pendenze relativamente alla colonna di scarico. Infatti per legge bisogna prevedere delle pendenze minime, quindi partire dalla colonna del bagno principale per arrivare a quella del nuovo bagno, che potrebbe essere anche distante dal bagno originale per tutta una questione chiaramente di distribuzione ottimale degli spazi. Per fare questo bisogna rispettare delle pendenze che sono solitamente dell'1-2% ogni metro, e questo potrebbe tradursi, non entrando troppo nel tecnico, che bisogna realizzare uno scalino negli ambienti, quindi bisogna praticamente guadagnare in alcuni casi anche molti centimetri. Ho visto fare scalini fino a 15 centimetri per riuscire a fare il bagno di un altro appartamento. Questo chiaramente significa che con un dislivello così importante bisogna essere in grado di gestire opportunamente, integrarlo naturalmente all'interno del progetto per fare in modo che ovviamente non risulti antiestetico e di conseguenza anche antieconomico quando vai a vendere l'appartamento. Passando a un altro punto fondamentale è quello della creazione del bussolotto. Non si sottovaluta mai abbastanza quanto si può essere fortunati ad avere un appartamento che permette un frazionamento con un piccolo bussolotto proprio all'ingresso dell'appartamento, dove nelle situazioni ideali in un appartamento magari si va a sinistra, in un appartamento si va a destra, quindi sprecando tra virgolette meno spazio possibile di appartamento per la realizzazione di questo bussolotto, che è una continuazione degli spazi condominiali a conti fatti. Infatti anche da questo punto di vista bisognerà prevedere delle soluzioni che chiaramente non vadano a creare conflittualità con gli altri condomini, perché quando si fraziona un appartamento e comunque quando soprattutto si interviene sugli spazi condominiali bisogna fare attenzione, come dicevamo, ai condomini particolarmente agguerriti che potrebbero puntare il dito sulle maggiori spese condominiali. Quindi nel caso di bussolotti, ad esempio, si possono pianificare delle soluzioni in cui è possibile mettere delle luci LED che si attivano sulla base dei movimenti per minimizzare i costi e chiaramente andare anche a pesare il meno possibile qualora ci si attacchi alla linea condominiale, ma questo non è sempre necessario. Comunque valuta in maniera molto accurata anche il bussolotto, perché molto spesso ci sono delle situazioni in cui è possibile frazionare, ma comunque lo spazio di appartamento che verrebbe a essere utilizzato per creare il bussolotto fa perdere molti e preziosi metri quadrati, quindi rendendo a conti fatti il frazionamento non così poi economicamente sostenibile. Per finire, un altro punto che è capitato personalmente a una persona che conosco che aveva fatto un frazionamento fantastico a conti fatti, che gli aveva dato anche molta soddisfazione da un punto di vista economico, però con un grande però, che aveva avviato il frazionamento dell'appartamento in 2 unità abitative, però il comune gli aveva sostanzialmente richiesto di assegnare un posto auto a ciascun appartamento realizzato e lui non era assolutamente a conoscenza di questa cosa. Sì, perché c'è da dire che ogni volta, se l'appartamento nasce senza garage o senza posto auto e tu vai ovviamente a ristrutturarlo, a metterlo a nuovo, fai partire una pratica, ovviamente così nasce l'appartamento e così rimane. Nel caso invece di un frazionamento, chiaramente dipende da comune a comune, però potresti trovarti nella situazione in cui devi assegnare o un garage o un posto auto per ciascuna unità abitativa realizzata. Questo significa, nel caso del mio amico, lui fu estremamente fortunato, non possiamo nascondercelo, perché addirittura quell'appartamento aveva 3 posti auto, quindi per fortuna gli andò di lusso. Però qualora non avesse avuto questi posti auto, praticamente per il comune dove aveva fatto l'operazione gli avrebbero bloccato l'attività di frazionamento. Questo per dirti e per darti l'idea di quanto può essere importante muoversi in sede di analisi per evitare di inciampare in situazioni di questo tipo. Quindi alcuni comuni richiedono obbligatoriamente, come dicevamo, la presenza di almeno un posto auto,
mentre invece altri comuni permettono una soluzione più comoda, che è quella di permetterti di riscattare il posto auto. Riscattare è diciamo così, è un modo di dire, perché in realtà sono degli oneri, tecnicamente si chiamano oneri di urbanizzazione secondaria. In altre parole, che cosa significa? Significa che il comune ti va a chiedere dei soldi in quanto tu crei una nuova unità abitativa ma non le dai un posto auto, e quindi in un altro senso vai a creare un maggior afflusso di automobili nella zona, e quindi ti chiede praticamente il riscatto di questo costo. Questo è un costo che chiaramente dà il vantaggio di dare la possibilità semplicemente di frazionare un appartamento. Ha un costo, solitamente varia da comune a comune, però indicativamente, facendo poi una stima di massima, si parla di un valore che va dai 5.000 euro per arrivare anche fino a 20.000 euro. È fondamentale da un punto di vista commerciale sapere che comunque un appartamento senza un garage e senza un posto auto può risultare problematico, soprattutto in alcune zone. Quindi in queste situazioni, se c'è ovviamente la possibilità, ed è quello che ho fatto io in alcune situazioni, è quella di fare un abbonamento a un parcheggio che non sia, ma un parcheggio magari pubblico, che non sia troppo distante, in modo tale da agevolare la vendita e quindi anche mitigare in questo caso quello che potrebbe essere percepito come un problema. Quindi frazionare un immobile può essere assolutamente un metodo eccezionale per aumentare il valore di mercato degli appartamenti che vengono realizzati, ma bisogna assolutamente fare attenzione a questi aspetti assolutamente meno comuni, ma cruciali. Metti like se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale, fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Come sempre ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video.